Benvenuti ad Art Stories in Rome. Vorrei iniziare questa nuova stagione con uno dei grandi capolavori della storia dell'arte e del Rinascimento, la Scuola di Atene, affrescata da Raffaello all'interno dei palazzi apostolici dei Musei Vaticani. Raffaello aveva solo 25 anni quando nel 1508 decide di lasciare Firenze ed accettare l'invito di Papa Giulio II ad affrescare le 4 stanze che avrebbero composto il suo appartamento privato al secondo piano dei Palazzi Apostolici e realizzare quindi uno dei cicli di affresco più belli del Rinascimento, non solo dal punto di vista stilistico ma anche dottrinale. La Scuola di Atene è uno degli affreschi che decora la stanza della Signatura, così chiamata perché rimanda al Tribunale della Signatura Grazia e Giustizia, da signum, da firma, luogo cioè dove si apponevano le firme e documenti più importanti e che avrebbe dovuto accogliere la biblioteca del Papa. Ed è questo il motivo per cui il programma iconografico prescelto per la decorazione rimanda all'ordinamento ideale della cultura umanistica, divisa in teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, ciascuna delle quali è dedicata a una parete. Una sintesi tra la filosofia neoplatonica, dove trionfano il vero, il bene e il bello, e la tradizione religiosa cristiana. La Scuola di Atene è il simbolo del vero filosofico, complementare all'affresco della Disputa del Sacramento che si trova nella parete di fronte ed esalta la teologia. Si parla di Scuola di Atene, ma non è il titolo originale attribuito da Raffaello, si diffonderà solo a partire dal 600 e sarà ampiamente discusso perché tecnicamente non è mai esistita una Scuola di Atene. Però è la prima volta che un artista riesce a raffigurare la filosofia con il solo movimento dei personaggi e delle loro azioni, quasi a fissare il movimento del pensiero filosofico attraverso i secoli. Questo affresco è la prima grande espressione nella quale Raffaello mostra le sue grandi capacità artistiche e crea una sintesi tra architettura dell'antico e architettura moderna. In quella che sarebbe dovuta essere la biblioteca del Papa, Raffaello convoca una folla di filosofi e saggi dell'antichità incorniciati in un edificio ideale, i cui 4 archi creano uno schema compositivo ritmico che crea un effetto ottico di grande profondità prospettica, con uno sfondamento verso il cielo, entro una maestosa architettura rinascimentale che quasi sicuramente si rifà al progetto bramantesco del rinnovamento della Basilica di San Pietro. Sono raffigurati 58 personaggi tra filosofi e matematici più celebri dell'antichità, dove al centro troviamo i pilastri del pensiero occidentale, Platone e Aristotele. Raffaello, con semplici ed eloquenti gesti, riesce a cogliere l'essenza delle loro dottrine. A sinistra troviamo la figura di Platone, raffigurato con la lunga barba e le fattezze di Leonardo da Vinci. Con una mano tiene la sua opera, il Timeo, mentre con l'altra indica il cielo con un dito, alludendo alla contemplazione delle idee che è alla base del suo pensiero filosofico, l'idealismo. A suo fianco troviamo il suo allievo, Aristotele, che tiene con una mano il suo trattato L'Etica, mentre l'altra mano è dispiegata verso terra, ad indicare l'importanza della filosofia materialistica. È come se Raffaello avesse voluto creare una sorta di tempio della filosofia, dove ai lati di Platone e Aristotele colloca 2 statue di divinità, che incarnano i loro pensieri. A sinistra Apollo, dio della musica, della poesia, del canto, che rappresenta lo spirito idealistico di Platone, a destra Minerva, dea della saggezza, che veglia su quei filosofi impegnati nello studio delle scienze esatte seguendo l'esempio di Aristotele. La struttura concettuale dell'affresco è estremamente complessa ed è questo il motivo per cui incontriamo diverse interpretazioni.
A sinistra si riesce a riconoscere facilmente la figura di Socrate, abbigliata con un manto verde color oliva, mentre enumera le sue argomentazioni di un gruppo di personaggi identificati probabilmente con Crisippo, Senofonte ed Alcibiade. Mentre la figura all'estrema sinistra, coronata di pampini, è stata identificata con Epicuro e la figura con il turbante con Averroè, mentre si china verso Pitagora, il fondatore della matematica, impegnato nello studio dei numeri. La figura sicuramente più controversa per la critica è la figura abbigliata di bianco, con lo sguardo verso lo spettatore. Sono diverse le interpretazioni, ma la più accreditata è che si tratti probabilmente di Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino e nipote di Giulio II. Mentre la figura più isolata, semi-sdraiata sui gradini, è stata identificata con Diogene, affiancata dalla sua leggendaria ciotola. Si racconta infatti che un giorno, vedendo il ragazzo bere dall'incavo delle mani, distrusse l'unico oggetto che possedeva, ovvero la ciotola, perché si rende conto di non averne più bisogno per dissetarsi. Il personaggio curvo su una tavola, intento a dimostrare un teorema con l'aiuto di un compasso, è Euclide, che Raffaello ha raffigurato con le fattezze di Bramante, cui deve la sua chiamata a Roma, ed è questo il motivo per cui decide di apporre sul bordo dorato della sua veste la sua firma, Raphael Urbinas sua mano. Mentre a destra troviamo la figura di Tolomeo con il globo terrestre in mano, fronteggiato dall'astronomo Zoroastro con la sfera celeste. Al lato troviamo l'autoritratto di Raffaello, raffigurato con il berretto nero e lo sguardo verso lo spettatore. Al lato troviamo una figura vestita di bianco, che è il Sodoma, ovvero l'artista che ha preceduto Raffaello nella decorazione della volta. A sinistra, intento a scrivere su un blocco di marmo, troviamo il pessimista Eraclito, una figura molto interessante perché non era presente nel cartone preparatorio oggi conservato presso l'Ambrosiana di Milano. Ciò significa che questa figura è stata aggiunta solo in un secondo momento, cioè quando Raffaello decide di omaggiare Michelangelo, impegnato negli stessi anni ad affrescare la volta della Sistina. Raffaello con questo affresco crea un vero e proprio manifesto del Rinascimento, dove pone l'uomo al centro dell'universo. Sono molto contenta di aver condiviso con voi questo momento dedicato all'arte. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a mettere il like e a condividere la bellezza dell'arte con i vostri amici. A presto!